Vabbè, innanzitutto buonasera a tutti e come recitava una vecchia pubblicità degli anni 70, scusate, abitualmente vesto Marzotto, siamo tornati adesso dalla montagna, quindi. Comunque, a parte le battute, io mi dovevo occupare di un caso che come casa editrice Nexus siamo stati proprio, diciamo così, onorati di pubblicare l'unico libro finora edito sul caso Amicizia, cioè Contattismi di massa, ce n'è anche una copia lì, mi pare, scritto dal compianto Stefano Breccia, e io avevo intenzione, stavo lavorando da un po' di tempo proprio per la presentazione che avrei fatto stasera, per diciamo, preparare un'analisi critica appunto del caso Amicizia raccontato nel libro Contattismi di massa, pubblicato ormai più di 10 anni fa. I motivi per cui alla fine sono stato contento della possibilità di rimandare per un po' questa presentazione, perché mentre lavoravo a questa relazione e anche rileggendo il libro mi sono accorto che il libro, quello che è scritto nel libro è sempre lo stesso, ma la persona che lo legge a distanza di 10 anni nel frattempo ha acquisito molte esperienze in più, ha una consapevolezza diversa rispetto alla prima volta che lo legge. Quindi mentre lo riesaminavo in queste ultime settimane per incrociarlo con i dati, con i nuovi dati in mio possesso, mi sono accorto insomma, che la faccenda del caso Amicizia è molto complessa e si riallaccia a molti altri casi, che si tratti di contattismo di massa o comunque casi di contattismo individuale di piccoli gruppi, richiede un'analisi soprattutto dal punto di vista sociale estremamente approfondita. E comunque il motivo ultimo per cui ho deciso, e sono stato contento di rimandare al sicuro di pochi giorni questa presentazione, è perché domani avrò la possibilità di interfacciarmi con uno degli ultimi, se non addirittura l'ultimo protagonista vivente, diretto testimone dei fatti narrati nel libro, del cosiddetto caso Amicizia, cioè Gaspare D'Alama, che tra l'altro Maria Grazia mi ha detto che è stato qua un paio di anni fa, eccola lì. E quindi per me sarà un onore domani poter conoscere questa persona e così, acquisire direttamente dalla sua viva voce degli elementi che mi aiuteranno poi a completare questa presentazione. In ogni caso, quello che mi ha colpito proprio del libro, mentre lo riesaminavo, e che avevo già notato all'epoca della pubblicazione, ma mi è ancora più colpito in queste ultime settimane, mentre stavo preparando questo lavoro, è l'atteggiamento dell'autore Stefano Breccia nei confronti di una storia assolutamente autentica, perché sugli elementi narrati del libro non c'è alcun dubbio, ma il suo atteggiamento è estremamente, non dico scettico, ma molto razionale e al punto da sfociare in alcuni casi addirittura con delle venature di umorismo tipico, secondo me, delle persone molto intelligenti. Secondo me le persone intelligenti sanno affrontare anche le situazioni più paradossali con la giusta punta di umorismo che consente di venirne fuori sempre al meglio, di riuscire a cogliere aspetti che invece appunto la persona razionale, tutta orientata sull'emisfero sinistro, non coglierà mai. Detto questo, l'aspetto che mi interessava di più approfondire è, al di là dei fatti assolutamente autentici relativi al caso Amicizia, di fronte a che cosa ci troviamo veramente? Cioè, qual è il motivo di queste manifestazioni? Chi c'è dietro? Quali sono veramente le motivazioni dietro le intelligenze, o comunque le si voglia chiamare, che hanno interagito con questi gruppi di umani piuttosto consistenti, per quel che riguarda appunto il caso Amicizia, che come si è appreso poi non è stato un caso confinato all'Italia, ma c'erano dei gruppi altrettanto numerosi anche in Germania, in Francia, in Svizzera, pare anche in Russia. Cioè era un fenomeno molto più globale di quello che poteva apparire all'epoca, quando i fatti accadevano e quello che succedeva di questi gruppi di persone estremamente eterogenee. Tra l'altro stiamo parlando di, non so, di persone, alcune delle persone protagoniste di questa storia avevano dei ruoli estremamente, dal punto di vista
ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, alti ufficiali dell'esercito, credo avvocati, magistrati, fino anche magari all'imbianchino, per dire, cioè il gruppo di umani, e si parla di decine e decine di persone che sono state coinvolte in questo caso, era estremamente eterogeneo. E quindi, insomma, pensare che persone che avrebbero tutto da perdere a raccontare storie così assurde, infatti sono state ben zitte, perché il caso Amicizia è saltato fuori soltanto a distanza esattamente di 30 anni dalla cessazione di questo, chiamiamolo, fenomeno sociale. Per chi non sapesse di cosa sto parlando, vi assumo i fatti. In pratica, a partire dal 1956 fino al 1978, un gruppo di persone, inizialmente un piccolo gruppo che poi col passare degli anni si è allargato fino appunto a comprendere parecchie decine di persone, sono state in contatto diretto e anzi in collaborazione con un presunto, uso la parola presunto, gruppo di esseri extraterrestri. E le storie raccontate nel libro, veramente una mente razionale fa fatica ad accettarle per vere, però, ripeto, data la levatura delle persone, dei personaggi coinvolti in questa storia, io ho ben pochi dubbi che i fatti narrati lì, per quanto possano apparire surreali o paradossali, sono effettivamente accaduti. Ma non dimentichiamo che comunque nella storia della, chiamiamola la moderna ufologia, che è un termine che non piace neanche a me, ma tanto per capire di che cosa stiamo parlando, insomma, storicamente è sempre accaduto che piccoli gruppi di umani abbiano interagito o siano stati contattati da presunti, torno a usare questo termine, presunti esseri provenienti da altrove, che sia da fuori o che sia da sotto, questo non lo so, o magari tutte e due le cose, però in ogni caso, secondo me, al di là dei fatti narrati nelle varie storie, che sia il caso Amicizia o altri casi analoghi, è l'aspetto sociale, l'impatto psicologico che questi eventi hanno avuto sui protagonisti diretti di questi fatti. Io, dato che mi occupo tramite la rivista Nexus, di cui sono direttore da parecchio tempo, e la rivista non si occupa solo di queste cose, ma anche di queste cose, non ha paura di sporcarsi le mani con storie che potrebbero apparire veramente assurde, ho notato dei meccanismi psicologici molto affini tra le varie persone, per quanto diverse tra loro, che si sono trovate a vivere degli eventi straordinari che praticamente gli hanno sconvolto il senso comune della realtà. Faccio un esempio per tutti, anche perché la persona coinvolta lo considero un mio amico, e mi riferisco a Maurizio Cavallo, che in arte è conosciuto come Joss, che per chi segue questo genere di argomenti magari ricorda che è saltato fuori negli anni 70 affermando di essere stato rapito, tra virgolette, da un gruppo di esseri che affermavano di provenire dal cosiddetto pianeta Clarion, e il punto è che lui per molto tempo ha supportato le sue affermazioni veramente difficili da accettare razionalmente con una serie di prove fotografiche e non che non si possono così liquidare così alla leggera. Ma mi hanno colpito una cosa in particolare mi ha colpito del suo caso, che laddove magari molte persone fantasticano, un giorno mi piacerebbe incontrare gli extraterrestri, quanto vorrei che un disco volante mi entrasse nel giardino di casa, parlare con gli extraterrestri, magari cioè, io direi, beh, prova e poi sappi dire, nel senso che nel caso appunto di Cavallo, mi ha colpito molto che lui era una persona normale, con una professione normale, aveva una famiglia, una moglie, uno o due figli, un figlio almeno, e si è trovato catapultato in una realtà talmente aliena nel vero senso della parola, che lui col cavolo che si è sentito riconoscente nei confronti di questi che sono venuti a prenderselo, per quanto gli abbiano mostrato le cose più fantastiche che si possono immaginare. Però in ogni caso, tu, una persona
che vive nella sua bolla di realtà e si trova catapultato in qualcosa di talmente estraneo a questa bolla di realtà, rimane scioccato. Lui è rimasto scioccato per diversi anni. Lui, diciamo, l'ho conosciuto e l'ho frequentato anche a distanza di diversi periodi di tempo, e posso dire che, da quanto mi è stato dato di vedere parlando con lui, soltanto in anni recenti si è in qualche modo pacificato con quello che gli era successo e con coloro che erano stati la causa di quello che gli era successo. Cioè, torno a dire che molti magari fantasticano di incontrare questi belli alieni biondi con gli occhi azzurri, che ne so, cose che effettivamente i presunti clariani erano, però in ogni caso, per quanto non fossero magari alieni un po' più sgradevoli nell'aspetto o nel comportamento, non di meno hanno fatto in qualche modo un abuso nei confronti di questa persona, perché contro la sua volontà lui si è trovato catapultato, ripeto, in una situazione che è facile immaginare da fuori come interessante, ma quando poi ti ci trovi catapultato dentro senza neanche averla cercata, posso capire la reazione psicologica di persone che hanno vissuto esperienze oltre il confine come lui. E un altro aspetto che ho trovato interessante nelle mie ricerche, una cosa piuttosto comune alle persone che hanno avuto contatti appunto, con altre realtà, è che quando, e succede quasi sempre, quando dopo un certo periodo il loro contatto cessa, queste persone sono talmente abituate, che si trovano smarrite, cioè loro si sono presentate molto spesso in pubblico raccontando una storia che adesso devono sostenere fino in fondo, anche quando magari non hanno più niente di veramente solido da raccontare, perché il loro contatto è finito da mo'. E vedere queste persone ridursi a fare o a dire cose che alla fine, per chi se ne intende un po', le squalifica un po', è abbastanza sconcertante, addirittura doloroso per certi versi. Comunque vabbè, quindi io volevo sto affrontando e sto preparando questa relazione che verrà integrata grazie all'incontro che domani avrò con Gaspare De Lama, che ripeto è uno degli ultimi protagonisti viventi di una storia incredibile come quella del caso Amicizia. Quindi io ritengo che quando ci vedremo il 26, abbiamo deciso il 26 luglio, credo che la relazione che avrò messo a punto e definito per allora non vi deluderà. Ora ripasso la parola a Diego, vediamo un po'.